Ciao a tutti e benvenuti in studio Acquarello. Siamo tornati in studio perché purtroppo fuori sta piovendo di nuovo, c'è un tempo è peggiorato, sono arrivate di nuovo le nuvole, quindi non ci sono ombre, eccetera. C'era da aspettarselo comunque perché il meteo dava comunque dei giorni di pioggia e quindi io in questi giorni ne approfitto per stare in studio e dipingere. Che cosa ho intenzione di dipingere oggi con questo video? Ho intenzione di dipingere un bellissimo iris che ho acquistato ad una fiera di giardinaggio, una pianta stupenda, ve la faccio vedere subito, che mi ha colpito molto per i suoi colori, per i suoi contrasti, ed è questo iris bellissimo. Guardate un po' che pianta meravigliosa nei suoi colori violetto, che sfuma e vira un po' verso il viola più chiaro e che vira ancora nel basso su questo labello molto grande, su delle tonalità bluastre, con questa grande macchia centrale bianca, stupenda, veramente meravigliosa. Come possiamo vedere, queste sono foto che io ho fatto in giardino perché volevo dipingere questo fiore all'aperto, in plein air, però purtroppo non ho potuto perché il tempo è quello che è. I primi due fiori sopra sono già stati rovinati dall'umidità e dalla pioggia, è rimasto soltanto quello che vediamo nella foto a destra, un po' più grande, e quindi per fortuna ho fatto la foto in modo da poter poi avere un materiale di riferimento poi in studio. Allora, in queste foto possiamo vedere che ci sono questi fiori con queste tonalità violette, viola scuro, quasi bluastro e con questo labello molto bianco. E sul retro invece c'è una grandissima superficie di erba e in fondo degli alberi. Adesso io non ho dei colori contrastanti qui perché c'è questo contrasto creato tra il verde dell'erba e il violetto dei fiori. Però qui bisogna lavorare un po' più sulla luce, cercando di regalargli un po' più di luce e qualche ombreggiatura, in modo da far tirare un po' più fuori questi fiori che sono stupendi da questa superficie verde uniforme di erba che c'è alle spalle dei fiori. Quindi dovrò giocare con i cespugli in fondo, gli alberi, che sono scuri, vedete che c'è dell'ombra sotto quegli alberi nello sfondo della foto a sinistra. Dovrò inclinare la linea dell'orizzonte dell'erba in discesa verso destra, questo vi faccio vedere perché praticamente io non lavoro su una superficie verticale, ma voglio lavorare su una superficie orizzontale. Quindi se nei fiori avevamo quest'erba che saliva in su, io qui dovrò giocare in questo senso, quindi abbasserò la linea dell'orizzonte dell'erba e giocherò un po' qui con gli scuri degli alberi. Qui metterò il mio fiore, quello in primo piano che è un po' più dettagliato, mentre qui ci saranno altri fiori della stessa pianta, un po' più chiari, più sfumati, perché non c'è bisogno di dettagliarli, sono sullo sfondo, faranno da sfondo e quindi non possono venire assolutamente avanti come il fiore principale, altrimenti si crea un po' di confusione. Quindi fiore principale, fiori un po' più sfumati, linea dell'erba, dell'orizzonte dell'erba che scende giù verso destra, ombreggiatura scura degli alberi dietro, e questa parte invece triangolare che mi rimarrà poi qui sul foglio verrà occupata dalle prove di colore per effettuare l'acquarello e magari il nome della pianta, il nome scientifico che al momento non me lo ricordo, il nome della varietà più che altro perché è un ibrido, un iris, un ibrido di iris, quindi qui potrei mettere poi il nome della pianta con appunto le prove di colore qui che verranno fatte durante l'esecuzione del disegno. Quindi la prima cosa da fare qui sarà la stesura a matita per cercare di dare una forma e del movimento. Successivamente con un buon disegno a matita sarà poi più facile anche regolarsi e muoversi all'interno del mio quaderno con la colorazione dell'acquarello. Un fiore veramente magnifico, già piantato in giardino e quindi adesso purtroppo la pioggia lo rovinerà. Nel prossimo anno ripartirà magari con qualche ramo in più di fiori e quindi regalerà di nuovo una splendida fioritura. Come potete vedere, qui ho sistemato una serie di colori che non sono tutti quelli che io userò. Io uso gli acquerelli White Knight che sono stati consigliati dal mio maestro Lorenzo Dotti. Lorenzo, ti ringrazio sempre perché sono colori veramente meravigliosi che io ho acquistato online dal sito Mondo Artista, se non sbaglio.
E qui ho messo una serie di colori perché ho estrapolato quelli dalla mia palette proprio per fare una lista di colori che potrebbero servirmi per l'acquarello. Logicamente non li userò tutti perché qui ho messo tanti colori, però alcuni di questi verranno usati, alcuni verranno miscelati insieme per scoprire un po' delle tonalità magari un po' più chiare, un po' più scure, con dei toni diversi, alcuni perché mescolandosi tra loro danno delle tonalità particolari. Comunque tutto questo verrà effettuato poi durante il corso dell'acquarello. Il video sarà realizzato in velocità, perché altrimenti vorrebbe dire fare un video magari anche di un'ora e diventerebbe veramente troppo lungo. Quindi accorciamo i tempi, farò un video in velocità e durante l'esecuzione di questo video metterò poi piano piano durante la scelta dei colori un po' le varie miscele che farò tra un colore e l'altro o anche il nome dei colori che io di volta in volta uso per poter colorare i miei fiori di iris. Quindi io direi che ci siamo, possiamo partire con il disegno a matita e successivamente la colorazione di questa pianta stupenda comprata qualche giorno fa alla fiera del giardinaggio. Bene, andiamo subito a colorare questo acquarello di iris. One, two, three, and... Bene, come avete visto ho terminato il mio lavoro a matita, il mio passaggio di matita. Avete visto che io utilizzo la gomma pane, ma per il semplice fatto che a me piace molto vedere la grafite sul foglio, i tratti della matita. La cosa che a me non piace molto è che in alcuni tipi di carta, come la Arches, 300 grammi, la matita, la grafite tende a lasciare poi, col passaggio della mano sul foglio, a volte delle macchie. Quindi io la gomma pane per cosa la uso? La uso proprio per togliere quell'eccesso di grafite, facendo sì che poi quando io passo sopra la matita con la mia mano, spostandomi per poter dipingere, non mi trascino la grafite e non lascio poi dei segni neri scuri comunque sul foglio. Il disegno a matita è stato fatto, quindi adesso non si vedrà molto bene perché ho già passato la gomma pane. Comunque qui c'è il fiore principale, qui ci sono altri due fiori che saranno più sfumati perché faranno un po' da sfondo. Qui c'è un bocciolo molto bello, mi è piaciuto dipingerlo. E poi qua dietro ci sarà appunto l'erbetta che scende giù con un contrasto scuro qua dietro che è quello poi degli alberi che non saranno assolutamente dettagliati, sarà soltanto una macchia in modo da far comunque intravedere comunque la presenza di un qualcosa che ombreggia leggermente. Questa ombreggiatura enfatizzerà un po' più la luce che io cercherò di dare sui fiori, quindi questi fiori devono risultare esposti al sole, anche se come potete vedere dalle fotografie il sole non c'è perché non sono delle fotografie appunto fatte in un giorno di sole, c'è qualche piccolo raggio un po' sopra e si intravede un po' una bellissima luce, ma non è proprio un sole diretto, quindi devo cercare di creare io delle zone molto chiare di luce in modo da dare questa atmosfera un po' più luminosa. Quindi adesso si parte con la colorazione dell'acquarello dell'iris e vediamo poi quale sarà il risultato finale in questa prova di disegno che serve sempre. Poteva essere uno sketch magari all'aperto molto veloce per capire un po' come fare le ombre, però purtroppo non c'è stato il tempo e quindi qui in studio cercherò di fare un acquarello ben fatto, spero, e con la luce che desidero dargli. Quindi andiamo a colorare il nostro iris con gli acquerelli.
Eccoci arrivati alla fine dell'acquerello, un acquerello che è stato abbastanza impegnativo per il fatto che non essendoci molti contrasti, molti colori in contrapposizione tra di loro, ed essendo quasi tutta un'atmosfera armonica, di colori armonici, c'è questa difficoltà di far venire fuori comunque il soggetto principale. Io mi sono mosso in questo modo, quindi dettagliando un po' di più il fiore principale, scurendolo anche molto di più, come si può vedere anche dalla fotografia, che è molto più scuro, lasciando un po' più chiari questi. Adesso con la tonalità che dà la webcam sul disegno, alcuni colori sembrano leggermente meno violacei. Ad esempio qui voi non potete vedere, ma qui c'è una bellissima macchia viola che in effetti con la webcam non si riesce a inquadrare bene, a risaltare veramente bene. Ho fatto ancora ulteriormente nel corso del disegno lo sfondo per far venire fuori anche questi fiori. Ho aggiunto un personaggio con un cagnolino, come se fosse a spasso nel bosco e si trova poi davanti camminando, arriverà poi a trovarsi davanti questi fiori, quindi in questo modo c'è una sorta anche di profondità. Qui ho messo la varietà del mio iris, sono andato a cercarlo, è un iris stepping out, una bellissima pianta, una bellissima varietà di iris, e qui ci sono le varie prove di colore che ho fatto durante la preparazione del colore sulla palette. Quindi quando volevo vedere come risultava sulla carta un colore, lo riportavo sulla carta per vedere poi ad asciugatura anche o anche direttamente sul colore umido come si presentava come tonalità. Questa è una cosa molto importante che bisognerebbe sempre fare sia sul quaderno che su un pezzo di carta tipo questo. Quindi si possono fare delle prove di colore perché quello che noi abbiamo nella nostra palette può essere diverso come effetto dal momento che noi lo inseriamo nella carta il colore, quindi potrebbe cambiare anche ad asciugatura, gli acquerelli tendono a volte anche a schiarire leggermente. Quindi facciamo sempre le nostre prove di colore. Questo è l'acquerello finito di questo bellissimo iris e niente, sono soddisfatto, è stato un bellissimo pomeriggio di pittura. In realtà la presentazione del video l'ho fatta ieri, oggi mi sono dedicato, e ho fatto anche la parte a matita ieri, oggi mi sono dedicato alla colorazione dell'acquerello, è stato molto stimolante, non ho usato tutti i colori che potete vedere qui, ne ho usati alcuni, questo è un elenco di quelli che ho voluto scegliere per vedere un po' che cosa usare durante l'esecuzione dell'acquerello. E niente, mi ritengo soddisfatto, è stato un bellissimo momento di pittura, fuori il tempo non è bellissimo, quindi a volte quando abbiamo le giornate di questo tipo, con della pioggia, del freddo, possiamo entrare in studio, portarci delle fotografie fatte in esterni e cercarci poi del materiale da poter disegnare. Con questo vi saluto, vi rimando al prossimo appuntamento in studio Acquerello e ci vediamo prestissimo. Grazie a tutti per avermi seguito anche in questo video. Ciao a tutti!